Ti sei mai chiesto in questo periodo quale aspetto della tua vita ti sta chiamando a gran voce per essere trasformato? Spesso le risposte sono proprio sotto i nostri occhi, però bisogna solo saper leggere il linguaggio del cielo. Oggi esploreremo insieme i transiti, le case e gli aspetti di questo mese 2026 di aprile. Lascia che queste vibrazioni ti arrivino dritte al cuore. Sei pronta a scoprire cosa il cielo vuole sussurrarti? Benvenuti a tutti da Caterina, sono astrologa, ricercatrice spirituale nel mio canale di Magia Stellare Evolutiva. E prima di tuffarci nei segni zodiacali, dobbiamo capire una piccola magia. Immagina il cielo come un grande palcoscenico. I pianeti sono proprio gli attori, i segni sono i costumi che indossiamo. A secondo del costume che l'attore sceglie, la sua energia cambia sfumatura. Ad esempio, il sole rappresenta sempre la luce, la vitalità, la propria, chiaro, come vitalità, ma se indossa il costume del toro, qui brilla con costanza e concretezza. Se indossa quello dell'Ariete, brilla come una fiamma impetuosa, proprio come tipico del segno dell'Ariete. E poi c'è la casa, che è il luogo fisico del palcoscenico dove tutto accade, è il settore della tua vita dove quell'energia prende forma. E passiamo alle coordinate celesti prima di passare segno per segno. Faremo il focus, faremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, le date dove si può agire e le date stop. E infine un messaggio spirituale per l'anima. Torniamo alla descrizione delle coordinate planetarie di aprile 2026. Torniamo al Sole, che è il re della foresta, la tua identità più pura. Quando brilla ti senti invincibile, ma questo mese dove si muove tra l'energia esplosiva dell'Ariete e quella più stabile e godereccia del Toro, intorno al 21 aprile, quando cambierà segno, il Sole ti chiede di decidere: vuoi correre verso il nuovo o vuoi finalmente mettere radici su ciò che hai costruito? Mentre Mercurio, il messaggero degli dei, era Messa, il messaggero con i calzari alati, viaggia tra i pesci, dove la mente sogna e intuisce, e poi si sposterà in Ariete, dove invece diventa molto veloce, quasi impaziente come mente e comunicazione. È lui che ti suggerisce se è il momento di ascoltare il tuo intuito o se devi tagliare corto e agire senza troppi giri di parole. Poi c'è Venere, la dea della bellezza, dell'armonia, dell'affettività, e Venere abita proprio la bellezza e l'armonia. Quando danza nel Toro, ti spinge a coccolarti, a cercare il piacere dei sensi, ma quando passerà nel segno dei Gemelli la sua natura cambia, diventa curiosa, chiacchierona e ti fa venire voglia di confrontarti con gli altri e di scoprire mondi nuovi. Mentre Marte rappresenta il fuoco, il guerriero, è l'energia pura che ti spinge ad alzarti alla mattina in difesa dei territori e quant'altro per quanto riguarda Marte, il signore della guerra. Marte in pesci è un guerriero spirituale che combatte per i propri sé e i sogni, ma in Ariete diventa il pioniere, quello che non ha paura di sfondare le porte, è lui che ti dà la grinta per non arrenderti. Mentre Giove, il grande benefico, è il grande saggio, è il portatore anche di fortuna. In Cancro la sua espansione non è rumorosa, ma molto profonda. Ti invita a far crescere ciò che ami, a espandere il tuo senso di casa, di appartenenza e il tuo legame con la famiglia e le radici. Mentre Saturno e Nettuno sono i maestri severi, i giganti del pilastro del cambiamento, quelli che ci obbligano a guardare la realtà, com'è fatta la realtà proprio in faccia.
e in Ariete ci chiedono di non nasconderci più dietro le scuse. È il momento di prenderci le nostre responsabilità con coraggio, senza più delegare la nostra felicità a nessuno. Saturno in particolare si comporta come se fosse un aspirapolvere. Se non sei allineato è meglio non farlo, è meglio allinearsi con intelligenza, coerenza e cavalcare il pianeta, in un certo qual modo dire esorcizzare, piuttosto che subire Saturno, perché i transiti di Saturno chiaramente non sono una passeggiata, neanche quando sono in aspetto armonico o sestile o trigono, figuriamoci la quadratura che si è costretti, quindi è meglio in un certo qual modo, tra virgolette, esorcizzare i pianeti, mentre Urano è il ribelle, è quello che arriva e rimescola le carte. Fino al 26 aprile Urano transiterà nel segno del Toro e poi farà il suo ingresso ufficiale nel segno dei Gemelli, e Urano non ti lascerà in pace finché non hai cambiato almeno una delle tue abitudini quotidiane. È il soffio di vento che ti costringe a guardare fuori dalla finestra, mentre Plutone, che è l'alchimista che abita l'Acquario, ho già fatto anche un video su Plutone proprio a 4, il significato numerologico della stabilità, quindi della costruzione, che ha l'importanza di Plutone, e così come ho fatto anche i video di Saturno e Nettuno in Ariete, la grande congiunzione. Ti consiglio di andarli a vedere proprio per esplorare proprio gli effetti dell'espansione della coscienza nei vari segni. E Plutone, ritornando, è come un alchimista che lavora nel buio, lontano dagli occhi, e trasforma le tue vecchie strutture sociali e le tue convinzioni personali. Come abbiamo potuto intuire, Plutone non agisce solo a livello personale, ma Plutone in Acquario, diciamo, lavora anche a livello collettivo. La forza di Plutone è quella forza che ti costringe a dire addio a chi non sei più, per lasciare posto alla tua versione più libera e rivoluzionaria. E ora passiamo al respiro della Luna, ovvero le fasi lunari, che non è un asso solo lontano, è il nostro specchio più fedele. Guarda il cielo questo mese e osserva come cambia volto. È il suo modo di suggerirti quando è il momento di espandere le ali e quando invece è il momento di ripiegare le ali per proteggerti. Perché il suo cielo è un battito, un respiro profondo che ci accompagna sempre in due grandi momenti di eventi del mese. Avremo il novilunio, che è la nostra semina, e la luna nuova, ma vedremo tutto al dettaglio, segno per segno. Questa luna nuova è quella che nel cielo non si vede, ma che senti prepotente nel cuore. È il momento in cui la luna si fonde con il sole, regalandoci un foglio bianco. È un invito, un sussurro che ti chiede: cosa vuoi far nascere di nuovo in questo capitolo della tua vita? Ovvero il sole e la luna sono come un po' in un matrimonio quando si fondono. In questo momento non c'è bisogno di urlare, basta piantare un desiderio, una piccola intenzione e affidarla al silenzio, all'universo. È il tempo in cui si parte da zero, con la curiosità di chi inizia un viaggio. E poi avremo un plenilunio su asse Ariete Bilancia, il nostro raccolto. È la luna piena, quella che brilla di una luce intensa e ti costringe a guardare. Lei non nasconde nulla, illumina le ombre, rende nitido ciò che prima era confuso. È il momento in cui ciò che abbiamo seminato raggiunge il culmine. È un tempo di grande energia comunque il plenilunio, a volte anche di stanchezza, perché la luce è troppa e le emozioni salgono a galla. La luna piena ti chiede: cosa è diventato maturo? Cosa ha smesso di servire al tuo cammino? È il momento perfetto per
festeggiare i tuoi traguardi, ma anche per avere il coraggio di lasciare andare con dolcezza ciò che oramai appartiene al passato. Ricorda sempre che non siamo fatti per essere costantemente al massimo. Se ti senti riflessiva o hai voglia di stare nel tuo guscio, guarda il cielo. Forse la luna ti sta insegnando la bellezza del rallentare. Se invece ti senti una forza della natura, approfitta della tua luce per agire. Sincronizzarsi con questo ritmo non significa forzare la vita, ma imparare a danzare con lei, un passo alla volta. E ora passiamo segno per segno, vedremo per te, amico del segno del Toro, come sarà il tuo mese di aprile 2026. Vedremo l'amore e le relazioni, il focus, il lavoro e i progetti e soprattutto le date da segnare, quelle favorevoli e quelle invece le date di stop, dove devi mettere diciamo un po' di attenzione in quello che fai. E infine un messaggio spirituale per l'anima. Amico dell'Ariete, aprile non è un mese come gli altri, è il momento in cui la tua identità sta finalmente prendendo la forma che sogni da tempo. Senti che c'è una danza frenetica dentro di te, ma il cielo di aprile ti chiede di rallentare per capire cosa vuoi davvero costruire. Le vecchie strutture che ti tenevano prigioniero stanno cadendo, ma non devi averne paura. È solo lo spazio necessario per far fiorire chi sei diventato. Sei in una fase di battesimo dell'anima, se così si può chiamare. Ogni sfida che incontrerai è solo un invito a restare dritto, integro e fedele al tuo centro. Passiamo all'amore e alle relazioni. In amore il cielo ti chiede di smettere di cercare conferme esterne e di iniziare ad abitare il tuo valore. Venere fino al 25 aprile sosta in Toro nella casa delle risorse e dei valori. È un transito di grande protezione per la tua bellezza, per le tue potenzialità, le tue risorse, ma anche per la tua autostima. Ti senti prezioso e pretendi rispetto. Dal 25 aprile entra in Gemelli nella casa della comunicazione e qui la musica cambia. Che strano, un pensiero di riflessione. Il 25 aprile, se non ricordo male, è l'anniversario di liberazione dell'Italia, però forse poco importa. Però passando in Gemelli, qui la musica cambia, la comunicazione diventa il tuo gioco preferito, sarai brillante, curioso e irresistibile nel dialogo. È come se avessi quella grazia e quella dolcezza che a volte non ti è, diciamo, congeniale. Mentre Marte, il tuo governatore planetario, fino al 10 marzo è in Pesci, nella casa del subconscio, del ritiro, e ti invita a fare una fase silenziosa in cui l'azione è solo interiore. Lavora un po' dietro, dietro le quinte, in sordina, preferendo darti l'azione magari ad avere risposte attraverso i sogni lucidi. Dal 10 aprile invece Marte entra nel tuo segno, quindi nella tua prima casa che tu rimandi al mondo. Qui la tua energia torna esplosiva, ti sentirai finalmente te stesso quando entra nel tuo segno e sarai pronto a prendere proprio l'iniziativa. Mentre il plenilunio del 2 aprile su asse Ariete Bilancia, che ti interessa direttamente perché è l'immagine che tu rimandi al mondo, è la tensione fra la tua immagine e le relazioni, la settima casa, è lo specchio quindi del tuo cuore. Qui la sfida è integrare la tua carica arietina con la necessità di ascoltare anche l'altro, non temere di definire i confini. L'armonia vera nasce quando due indipendenze scelgono di camminare insieme. Mentre il novilunio del 17 aprile nasce ancora un'altra volta
nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, ed è il tuo capodanno personale. Il cielo ti offre una pagina bianca, un foglio bianco. Pianta qui il seme della relazione o della versione di te che vuoi nutrire. Passiamo al lavoro e ai progetti. Qui l'ambizione non è corsa, ma è strategia. La tua forza si misura nella capacità di trasformare l'intuizione in materia. Passiamo al Sole, che fino al 21 aprile è in Ariete, quindi brilla nella tua prima casa, donandoti carisma puro. Mentre dal 21 aprile il Sole entra in Toro, spostandosi nella casa dei valori, e quindi sposta il focus sulla concretezza, sull'autostima, sulla sicurezza finanziaria. È il momento di mettere ordine alle finanze e dare sostanza pratica ai tuoi sogni. Mentre Saturno e Nettuno, anche loro, i due giganti nel tuo segno, agiscono proprio come maestro. Saturno ti insegna la pazienza del costruttore e Nettuno scioglie le illusioni che ti bloccano la strada. Mentre Plutone in Acquario, dall'11ª casa delle relazioni, le amicizie, come un alchimista, Plutone fa pulizia tra le tue amicizie e collaborazioni, elimina le zavorre senza rimpianti, ovvero le amicizie parassitarie, possiamo definirle così, oppure le reti, i contatti, i gruppi a cui non ti senti più affine, mollali senza tanti rimpianti. Mentre Giove in Cancro, nel punto più basso del tuo cielo, quindi nella casa delle dinamiche familiari, Giove ti regala una base sicura. Fidati del tuo intuito e delle tue radici. Mentre Mercurio fino al 16 aprile transita nel segno dei pesci e lavora un po' dietro le quinte, anche lui in sordina. È un tempo di riflessione. Dal 16 aprile Mercurio entrerà nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, e qui la tua mente diventa veloce, tagliente e pronta a colpire nel segno, ovvero individuare rapidamente il punto debole e colpire con le parole, ovviamente. Mentre Urano fino al 26 aprile transita nel segno del Toro, nella casa della sicurezze finanziarie, materiali, e scuote proprio le tue sicurezze. Dal 26 aprile si sposta in fase armonica al tuo Sole, entrando nella casa della comunicazione, ma chiaramente anche Urano è un piccolo terremoto, e un transito di Urano, esattamente come i transiti di Marte e Saturno, non sono mai una passeggiata, e Urano rivoluziona proprio il tuo modo di comunicare e preparati a idee geniali e inaspettate, ma non scartarle, perché magari a volte puoi dire ma non serve a niente sta cosa, e invece è proprio quella la soluzione, l'idea che magari ti serviva. Quindi presta attenzione soprattutto dal 26 aprile. Le date che ti devi segnare, quindi quelle favorevoli, è chiaramente il periodo dal 10 aprile, quando Marte entra nel tuo segno. Non è solo una giornata, ma un periodo, perché chiaramente Marte è un pianeta abbastanza, non è lento, ma neanche diciamo molto lento, e quindi ci sarà un periodo di grande diciamo energia fisica e un periodo di rinascita, si può dire, energetica. E anche il 17 aprile, il novilunio nella tua prima casa, quindi in Ariete, questa è una giornata ideale per dare il via a ogni tuo progetto personale. Mentre le date stop da gestire con cura è il 2 aprile, è una giornata in cui devi prestare attenzione, perché potresti sentirti in tensione con il partner oppure con un socio. Non reagire d'impulso. La diplomazia dovrà essere la tua arma migliore, e non ti dico sarà la tua arma migliore, visto anche la tua irruenza, quindi dovrà essere la diplomazia la tua arma migliore. Mentre il 26 aprile
Urano, attenzione, anche qui entra in Gemelli, e non sottovalutare diciamo anche il sestile, la forma armonica che mette Urano al tuo Sole, perché Urano è sempre un piccolo terremoto, chiaramente è positivo, e potresti ricevere notizie improvvise o sentirti magari un po' confusa nella comunicazione. Mantieni la calma. Passiamo al messaggio spirituale. Amico dell'Ariete, smetti di correre fuori per cercare chi sei. La tua anima è già lì, al centro di ogni tempesta, perfettamente integra. Non hai bisogno di conferme esterne dal mondo. Tu sei la sorgente luminosa che stavi cercando ovunque. Resta fermo, resta vero però, autentico. Tutto il resto si ricomporrà attraverso la tua luce. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro. Vedremo come andrà il tuo mese di aprile 2026. Vedremo l'amore e le relazioni, il focus, vedremo il lavoro, i progetti e le date favorevoli e le date stop, e infine un messaggio spirituale per l'anima. Amico del Toro, la tua parola chiave è la fioritura della tua solidità. E per te, amico del Toro, aprile è un mese di una bellezza densa, quasi tattile. Ti senti come se fossi un seme che ha passato l'inverno sotto la neve e ora finalmente senti il richiamo della luce. Non è tempo di corse frenetiche, ma di trasformazione profonda. C'è un'alchimia particolare in atto. Il cielo ti sta chiedendo di radicare la tua nuova energia in modo nuovo. Non stai solo facendo cose, stai costruendo il tempio della tua nuova vita. Lascia che le vecchie paure di perdere il controllo si sgretolino. Quello che sta arrivando è molto più solido di quello che stai lasciando andare. È il momento di fidarti del tuo istinto di pancia. Ricordo che la pancia è il secondo cervello, perché la tua pazienza sta per trasformarsi in una risorsa preziosissima. Passiamo all'amore e alle relazioni, quando il cuore trova dimora. In amore, questo aprile ti chiede di essere autentico fino in fondo, senza avere maschere, senza indossare maschere. Venere, la tua governatrice planetaria, danza nella tua casa, quindi nel tuo segno, fino al 25 aprile, rendendoti irresistibile. È un periodo in cui ti senti bene nella tua pelle, e questo magnetismo naturale attira persone che sanno apprezzare la tua profondità. Poi dal 25 aprile Venere si sposterà nel segno dei Gemelli, quindi nella casa delle risorse, della sicurezza finanziaria, e ti porta una voglia di dialogo leggero. È il momento di chiacchierare, di ridere, di riscoprire il piacere dei piccoli gesti quotidiani con chi ami, magari comunicare semplicemente con fratelli e sorelle, oppure con diciamo con qualcuno che magari ti possa anche aiutare anche a rendere concreto un tuo progetto. Questo non si sa mai, e quindi non dobbiamo escludere nulla. Mentre Marte fino al 10 aprile è in Pesci, nella casa delle alleanze, delle amicizie. È un transito dolce che ti spinge a desiderare delle unioni basate sulla spiritualità e sull'amicizia. Dal 10 aprile Marte si sposterà nel segno dell'Ariete e lavorerà un po' dietro in sordina, dietro le quinte, e qui la sua energia si fa un po' più riservata. Avrai bisogno di momenti di solitudine o di un amore che sappia proteggere la tua intimità, lontano dagli sguardi del mondo. Mentre il plenilunio del 2 aprile su asse Ariete-Bilancia va a cadere proprio come espansione energetica, quindi una manifestazione di energia, toccherà proprio la
la seconda casa e l'ottava casa, è una danza tra il tuo bisogno di sicurezza personale e la necessità di lasciarti andare in un abbraccio profondo. La sfida è integrare il tuo attaccamento alle cose tangibili con la capacità di accogliere le trasformazioni emotive che arrivano dal partner o dal destino. Quindi puoi gestire anche le tue potenzialità, le tue risorse, magari anche dando il giusto valore al tuo merito, quindi facendoti anche pagare un attimino la giusta ricompensa. Mentre il novilunio del 17 aprile in Ariete va a manifestare la sua energia proprio nella zona dell'inconscio, che lavora un po' dietro le quinte. È una luna di preparazione, quasi un sussurro dell'anima. Non è il momento di esporre tutto al sole, ma di custodire i desideri del cuore in un luogo segreto, lasciando che maturino al riparo. Quindi se hai anche un progetto in cantiere che devi sviluppare, mi raccomando di il potere del silenzio, non divulgare i tuoi progetti, altrimenti magari può perdere anche, diciamo, intensità e rischi che il tuo progetto vada alla deriva piuttosto che andare in porto. Quindi il silenzio del potere, ricordati che il tuo potere più l'alleato più prezioso che tu possa avere. Passiamo al lavoro e ai progetti e la pazienza che diventa oro. La tua ambizione ad aprile si nutre di calma e strategia. Il sole fino al 21 aprile sarà in Ariete, un po' dietro le quinte, chiedendoti di agire in maniera riservata, proprio dietro le quinte, con questa energia diciamo un po' sotterranea. Dal 21 aprile, quando entra nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, l'immagine che tu rimandi al mondo, il sole accende finalmente il riflettore su di te. È il momento di prendere la scena e di far vedere al mondo quanto vali. Mentre Saturno e Nettuno, anche loro entrambi in Ariete, lavorano un po' dietro le quinte, quindi nella 12ª casa, ti chiedono di non forzare i tempi. Usa la loro disciplina per pulire i tuoi progetti da ciò che è solo apparenza, costruendo delle basi invisibili ma nel contempo indistruttibili. Mentre Plutone in Acquario, sul punto più alto del tuo cielo, e della carriera, l'immagine pubblica, la realizzazione, Plutone lavora come un architetto del tuo destino professionale. Se un ruolo o una posizione non ti permette più di evolvere, Plutone ti spingerà a cambiarlo, per quanto possa essere spaventoso, e magari non devi spaventarti, ma accettare il nuovo, uscendo dalla tua zona comfort. Mentre Giove in Cancro, nella casa della comunicazione, forma un bellissimo sestile al tuo Sole, ti regala una parola calda e intuitiva. Sarai bravissimo a convincere gli altri, non con la forza, ma con la dolcezza della tua visione. Mentre Mercurio, fino al 16 aprile in Ariete, ti invita a una riflessione più strategica prima di fare la tua mossa decisiva. Quindi un'altra volta il potere del silenzio. Se hai i progetti in cantiere, non parlare, definisci bene i dettagli e poi passa all'azione, ma per il momento usa il potere del silenzio. Mentre Urano fino al 26 aprile è ancora nel tuo segno agli ultimi gradi, è un vero terremoto interiore che ti spinge a cambiare, a rinnovare radicalmente la tua immagine. Dal 26 aprile finalmente Urano smamma dal tuo segno ed entra in Gemelli nella casa delle sicurezze finanziarie e rivoluziona un po' il tuo rapporto con le entrate. Preparati quindi a modi originali e magari inaspettati di gestire il denaro. Può essere che anche un tuo progetto, una tua potenzialità
possa prendere una forma inaspettata. Quindi segui il vento e l'idea e fidati delle tue capacità. Le date da segnare, quelle favorevoli, sono il 21 aprile, quando il Sole entra finalmente nel tuo segno, e la tua giornata, diciamo, di compleanno astrale energetico, e durerà proprio tutto il mese, e ti sentirai piena di vitalità e pronto a ripartire, ovvero dal 21 aprile fino al 21 del mese successivo. E il tuo, diciamo che è il compleanno astrale. Mentre il 25 aprile Venere entra in Gemelli, è un'altra data favorevole, quindi sono dei bei momenti favorevoli. Quando Venere entra in Gemelli è il momento ideale per rivedere le tue finanze con un tocco di creatività, o per fare un acquisto che ti faccia sentire bene. Mentre le date stop, o quelle da gestire con attenzione, è il 2 aprile sicuramente, quando ci sarà il plenilunio, ovvero la luna piena su asse Ariete Bilancia. Questo transito illumina il delicato equilibrio tra la tua giornata quotidiana e il mondo invisibile dell'inconscio. Potresti sentirti sospeso tra il bisogno di gestire i dettagli pratici e il desiderio di lasciare andare pesi emotivi profondi. Respira, non forzare conclusioni drastiche, lascia che questa luce faccia chiarezza nel tuo spazio interiore, senza pretendere risposte immediate dal mondo esterno. In poche parole, questa sarà anche una giornata come prova per superare proprio i disagi della tua quotidianità, del tuo lavoro come dipendente. E il 10 aprile, anche qui, è una data da prestare un po' di attenzione, quindi incomincia un periodo un po' particolarmente, diciamo, da prestare attenzione. Marte entra nel segno dell'Ariete e manifesta la sua energia un po' in sordina, dietro le quinte. Potresti sentirti stanco o demotivato. Qui è meglio concedersi un riposo extra e non forzare la mano con progetti lavorativi. Magari starai rimuginando questi nemici occulti, segreti, chi è, non possa essere. Prenditi invece questo riposo extra, ma non forzare la mano con progetti creativi e lavorativi. Mentre il messaggio spirituale per la tua anima, che ti sussurra che la tua sensibilità non è una debolezza, è il terreno fertile su cui cresce tutta la tua forza. Smettila di temere il cambiamento. Ogni crollo che percepisci è solo la vecchia pelle che cade per rivelare chi sei davvero. Fidati del processo, fidati del tuo ritmo lento, ma anche se è inesorabile. Sei sempre stato una forza della natura. Passiamo per te, amico del segno dei Gemelli, il volo verso la tua autenticità. Vedremo come sarà il tuo aprile 2026, vedremo l'amore, le relazioni, il focus e il lavoro e i progetti, vedremo le date favorevoli e le date quelle da gestire un pochino con cautela. E infine un breve messaggio spirituale per l'anima. Amico dei Gemelli, questo mese di aprile è un vero e proprio risveglio della mente. Senti nell'aria un fermento nuovo, come se le parole che hai tenuto dentro stessero finalmente cercando la strada giusta per uscire. Il cielo ti sta chiedendo di smettere di saltellare da un fiore all'altro e di iniziare a mettere radici in ciò che davvero ti fa vibrare il cuore. Non aver paura di rallentare. Il tuo volo non diventerà meno veloce, ma molto più consapevole. Stai imparando a dar peso alla tua voce e questo cambierà tutto. Sei pronto a trasformare la tua curiosità in saggezza? Passiamo all'amore e alle relazioni, quando il dialogo diventa poesia. In amore, questo aprile è un invito alla connessione che va ben oltre le solite chiacchiere.
Venere fino al 25 aprile sosta nel segno del Toro, un po' dietro le quinte, lavora in sordina. È un transito che ti invita alla dolcezza riservata a un amore che si vive nell'intimità del silenzio. Poi dal 25 aprile esplode la magia. Venere entra nel tuo segno, nella tua prima casa, e qui ti sentirai radioso, magnetico, irresistibile. È il momento perfetto per mostrarti al mondo e al partner in tutta la tua autenticità. Mentre Marte, che fino al 10 aprile transita nel segno dei pesci, sul punto più alto del tuo cielo, è in aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole, quindi nella casa della carriera, è un'energia comunque che ti spinge a essere audace nel lavoro, ma con un tocco anche di intuito spirituale. Marte dal 10 aprile entra in aspetto armonico di sestile al tuo Sole in Ariete, nella casa delle alleanze, le amicizie, quindi qui la tua vita sociale si riaccende. Circondati di persone che ti stimolano, che non hanno paura della tua intelligenza e che sostengono i tuoi progetti, possiamo chiamarli anche folli e audaci. Mentre il plenilunio su asse Ariete Bilancia del 2 aprile andrà a manifestare la propria energia nella casa della creatività, della gestione dei sentimenti non solo personali ma anche a livello collettivo verso gli amici, verso i gruppi. È il momento in cui i tuoi desideri personali, quindi la tua creatività, si incontrano con le aspirazioni collettive, che è legata alla casa delle amicizie, dei gruppi. La sfida è bilanciare il tuo bisogno di brillare da sola o da solo con la gioia di far parte di un gruppo che ti valorizza. Mentre il novilunio del 17 aprile, anche questo novilunio in Ariete, nella casa delle amicizie, è una luna dedicata ai nuovi orizzonti sociali. Pianta qui il seme di una collaborazione o di un progetto condiviso che ti sta a cuore. Qui cerca proprio i tuoi alleati, quelli più validi, o qualche amicizia che magari sappia fornirti anche magari semplicemente le informazioni necessarie. Le amicizie a volte servono anche solo per questo. Dove stai bene è una buona amicizia. Passiamo al lavoro e ai progetti. Qui è la tua intelligenza al comando. La tua ambizione ad aprile si nutre di connessioni e di nuove prospettive. Mentre il Sole fino al 21 aprile brillerà in Ariete, nell'11ª casa, e rendendoti la protagonista o il protagonista indiscusso in ogni gruppo o team. Parlo al maschile, ma a volte parlo anche al femminile, perché chiaramente gli utenti sono uomini e anche donne, giovani e meno giovani, quindi è un po' diciamo un po' difficile stabilire il sesso, quindi a volte mi viene il maschile, a volte mi viene il femminile. Ma tornando al Sole, dal 21 aprile il Sole entrerà in Toro, manifestando la sua energia dietro le quinte e un po' in sordina. È qui che il ritmo rallenta e ti viene chiesto di lavorare un po' dietro le quinte, curando i dettagli che nessuno vede, ma invece questi dettagli fanno proprio la differenza ed è meglio analizzarli proprio in profondità. Mentre Saturno e Nettuno, entrambi in Ariete, anche loro nell'11ª casa delle amicizie e delle alleanze, agiscono un po', diciamo, come architetti, si può dire, verso i gruppi sociali, verso le amicizie. Saturno costruisce la tua reputazione con le amicizie, con i gruppi. Nettuno invece ti aiuta a non perdere di vista il tuo sogno più profondo mentre sali la scala del successo.
e qui potrebbe esserci anche una centratura, una percezione o un'intuizione che dir si voglia verso quella persona, verso quei gruppi che magari riterrai utili per aiutarti a scalare diciamo la vetta del successo. Mentre Plutone è in Acquario, nella casa dell'espansione mentale, dei rapporti con il lontano, forma un bellissimo trigono di aria al tuo Sole. Plutone lavora sulla tua visione nel mondo. È tempo di buttare giù vecchie convenzioni e di aprirti a una filosofia di vita che ti faccia davvero sentire libero. Plutone chiaramente diciamo favorirà, visto anche il trigono d'aria, dei rapporti anche con il lontano, e quindi qui sottoporrà anche l'alchimia di aggiustamento anche con i rapporti anche con il lontano, perché anche un trigono di Plutone chiaramente non è mai una passeggiata come Marte, Saturno, Urano e Plutone. Cioè, sono ben diverse le situazioni, che magari anche un aspetto di Giove, che dir si voglia, anche se è un quadrato, Giove rimane sempre anche Giove, rimane sempre anche un benefico, soprattutto se diciamo non è molto leso. Ma torniamo proprio appunto a Giove, che è in Cancro e manifesta la sua energia nella casa della sicurezza finanziaria, ed è una bellissima notizia per le tue finanze. Ti suggerisce di fidarti dell'intuito per gestire il denaro, trovando soldi magari in maniera più creativa, e questi modi anche creativi dovuti alle tue potenzialità, alle risorse, e sicuri proprio per far crescere le tue risorse finanziarie. Mentre Mercurio fino al 16 aprile è in Pesci, è sul punto più alto del tuo cielo, nella casa della carriera sociale. Qui le tue intuizioni lavorative sono preziosissime, ascoltali. Dal 16 aprile Mercurio transiterà nel segno dell'Ariete, passando nella casa delle amicizie, delle reti collettivi, e qui la tua comunicazione diventa brillante, rapida, ideale per vendere le tue idee agli altri. E Urano fino al 26 aprile è in Toro e lavora un po' dietro le quinte. È un periodo in cui il cambiamento avviene dentro di te in maniera silenziosa, ma dal 26 aprile entra nel tuo segno, quindi nell'immagine che tu rimandi al mondo. Preparati, perché arriva un'ondata di energia rivoluzionaria che cambierà il tuo modo di portarti nel mondo. Passiamo alle date da segnare e le date stop. Le date favorevoli sono il 25 aprile, quando Venere entra nel tuo segno, quindi è un periodo dove sentirai un'ondata di fiducia e di bellezza. È il tuo periodo ideale per un nuovo look o degli incontri romantici. Mentre il 17 aprile ci sarà il novilunio in Ariete, nella casa delle amicizie, delle alleanze. Qui è un giorno perfetto per lanciare quel progetto che coinvolge amici o collaboratori. Le date stop, oppure da gestire con cautela, la prima data è il 2 aprile su Plenilunio su asse Ariete Bilancia, che andranno a manifestare come la propria energia come sfida nella casa della creatività, della gestione dei sentimenti, e in opposizione alla casa delle alleanze, le amicizie. In questa giornata potresti sentirti teso tra il desiderio di divertirti e la responsabilità verso gli amici. Non strafare, quindi stai un attimino tranquilla e cerca di non strafare. Mentre il 10 aprile Marte entra in Ariete. Chiaramente, anche se è un aspetto armonico di sestile, Marte è sempre Marte in Ariete, diciamo fuoco sul fuoco, occhio alle incomprensioni nel gruppo. Qui è un periodo con Marte in Ariete da prestare attenzione, perché magari la tua schiettezza potrebbe essere fraintesa, quindi
conta fino a 10 prima di rispondere. Passiamo al messaggio spirituale. Non aver paura di far vedere la tua luce, anche quando pensi di non essere abbastanza. Sei un mosaico di colori meravigliosi. Ogni tua sfaccettatura è un dono. Fidati del tuo intuito, è la bussola che ti guiderà verso la tua verità, anche quando il resto del mondo sembra andare in una direzione diversa. Passiamo per te, amico del segno del Cancro. Vedremo come andrà aprile 2026 per te, amico del Cancro. Vedremo il focus, l'amore e le relazioni, il lavoro, i progetti, le date favorevoli e le date da gestire con cautela, e infine un messaggio spirituale breve per l'anima. La tua parola chiave, amico del Cancro, è il ritorno a casa nel tuo centro. Aprile per te ha il sapore di un ritorno a casa, ma non una casa di mattoni. Parlo del rifugio, quello più intimo, quello che porti dentro. Senti che le ultime settimane ti hanno chiesto di sporgerti verso il mondo, di esporti, ma questo mese il cielo ti invita dolcemente a rientrare nel tuo guscio per rigenerarti. Non è un ritiro per paura, ma per consapevolezza. Sei in una fase in cui la tua sensibilità, che spesso vivi come un peso, sta diventando la tua bussola più precisa. Fidati di quel sentire che ti arriva dalla bocca e dalla pancia, è lì che si nascondono le risposte che stai cercando. Passiamo all'amore e alle relazioni, la danza dell'intimità. In amore questo aprile ti chiede di essere il porto sicuro per te stesso, prima ancora che per gli altri. Venere fino al 25 aprile sosta in Toro nella casa delle amicizie, delle alleanze. È un transito che favorisce un amore basato sull'amicizia e sulla condivisione di progetti comuni. Ti senti amato quando ti senti compreso. Poi dal 25 aprile Venere entra in Gemelli, spostandosi nella zona silenziosa del subconscio, lavorando un po' dietro le quinte. In questo periodo, dal 25 aprile, Venere ti invita a una dolcezza riservata. Il tuo amore diventa un segreto prezioso da vivere con tenerezza, lontano dal caos esterno. Passiamo a Marte, che fino al 10 aprile è in Pesci, nella casa delle amicizie. È un periodo come energia che ti spinge a cercare un partner con cui viaggiare, sia fisicamente che con il pensiero. Dal 10 aprile Marte entra in segno dell'Ariete, spostandosi sul punto diciamo più alto del tuo cielo. Se fino al 10 aprile il periodo era favorevole anche come rapporti, diciamo anche con il lontano, per agire in sintonia, qui con l'arrivo di Marte in Ariete sul punto più alto del tuo cielo dal 10 aprile, cerca di aver concluso prima tutto quello che era rimasto magari in sospeso fino al 10 aprile, perché spostandosi sul punto più alto del tuo cielo, Marte si sposterà in un aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole. Qui la tua energia diventa più determinata e pubblica. Se c'è una sfida da affrontare insieme al partner, questo è il momento di mostrare la tua grinta. Mentre il plenilunio del 2 aprile che che avverrà su asse Ariete e Bilancia manifesterà la sua energia nella casa delle radici familiari e quella della realizzazione, quindi quello della carriera. Devi essere stabile emotivamente per poter ottenere la realizzazione. È un momento potente che mette a confronto il tuo bisogno di radici, la quarta casa, e le tue ambizioni esterne, ovvero la tua carriera, la tua immagine pubblica. La sfida è trovare l'equilibrio tra
prenderti cura di te e la tua necessità di realizzarti nel mondo, mentre il novilunio del 17 aprile cade proprio sul punto più alto del tuo cielo, insieme, diciamo, come ha fatto prima Marte fino al 10 aprile, il 17 aprile ci sarà ancora questa giornata in aspetto dissonante di quadratura al tuo Sole, una luna dedicata ai nuovi inizi professionali o a un tuo ruolo nel mondo. Pianta il seme di quello che vuoi costruire per la tua immagine pubblica. Passiamo al lavoro e ai progetti. Qui la tua intuizione che brilla. La tua ambizione ad aprile si muove seguendo le marce. Quando avanzi lo fai con determinazione che sorprende un po' tutti. Passiamo al Sole che fino al 21 aprile in Ariete, sul punto più alto del tuo cielo, ti mette proprio in prima linea, illumina proprio il settore della carriera pubblica, della realizzazione, mentre dal 21 aprile il Sole sosterrà nel segno del Toro, spostandosi in aspetto favorevole dal segno amico del Toro, nella casa delle amicizie, e qui il focus si sposta sulle collaborazioni. È il momento ideale per costruire delle alleanze solide, quelle che potrebbero durare nel tempo, mentre anche Saturno e Nettuno nel punto più alto del tuo cielo, in aspetto dissonante di quadratura, ti chiedono di strutturare la tua visione. Saturno ti chiede la responsabilità, struttura, rigore per poter ottenere la realizzazione. Insomma, ti chiede di lavorare duramente, di metterci tutto il tuo massimo impegno possibile. Nettuno ti ricorda di non smettere mai di sognare in grande, quindi allinea un po' le energie, fai cadere le illusioni e lavora con rigore per poter arrivare alla vetta. Mentre Plutone, il grande ottimista in Acquario, manifesta la sua energia nella casa della trasformazione e opera una trasformazione profonda nelle tue risorse condivise. È tempo di liberarti da legami finanziari o anche emotivi che non ti fanno più crescere. Passiamo a Giove nel tuo segno, quindi nella tua prima casa, l'immagine che tu rimandi al mondo. È la benedizione proprio più bella. Giove ti regala una fiducia in te stesso che non sentivi da tempo, soprattutto oramai che è tornato diretto. Giove ti rende magnetico e pronto ad espandere ogni aspetto della tua vita. Mentre Mercurio, che fino al 16 aprile è in pesci, quindi formando un bellissimo trigono di acqua al tuo Sole, qui le tue idee sono ispirate e visionarie. Favoriti anche i rapporti con il lontano, con l'estero, qui le intuizioni, soprattutto per quanto riguarda il commercio, potrebbe essere vincente, soprattutto se legato al lontano, quindi all'estero. Mentre dal 16 aprile Mercurio passa in Ariete, sul punto più alto del tuo cielo, quello della carriera, e qui la tua comunicazione diventa diretta, assertiva, perfetta anche per gestire colloqui o presentazioni. Mentre Urano, che fino al 26 aprile è in Toro, nella casa delle alleanze, qui le amicizie e i gruppi a cui appartieni subiscono un cambiamento improvviso, mentre dal 26 aprile Urano entra in Gemelli e ti spinge invece a una rivoluzione interiore, facendoti scoprire parti di te che avevi tenuto nascoste. Le date da segnare e le date da gestire con cautela. Il 17 aprile c'è un bellissimo novilunio in Ariete. È una giornata perfetta per lanciare un progetto professionale o chiedere un avanzamento. Ricordo che il novilunio è il matrimonio della Luna e il Sole, quindi la semina di nuove intenzioni. E Giove praticamente anche tutto il mese
ti regala fortuna, carisma e il mese favorevole proprio per la tua espansione personale. Approfittane per prendere spazio, quello che ti serve, tutto lo spazio necessario e possibile di cui tu hai bisogno. Mentre le date da gestire un po' con cautela è il 2 aprile col plenilunio su asse Ariete Bilancia, e questo plenilunio andrà a manifestare la propria energia nella casa delle radici familiari e della carriera, quindi il punto più alto. Potresti sentirti un po' come se fossi tirato da due parti, il lavoro che chiama e il bisogno anche di riposare, il bisogno di ritrovare la sicurezza emotiva, qualcuno che magari che appartenga al tuo clan familiare, che può essere diciamo un tantino come impedimento per la tua realizzazione professionale che magari tu aspiri. Quindi c'è un po' questa sfida, ma è una giornata veramente molto corta che passa subito. E un'altra data da gestire con cautela è il 26 aprile, quando Urano entra proprio in Gemelli, nella casa dell'inconscio, quindi in un ritiro forzato. Potresti magari sentirti un po' confusa o avere anche sogni molto vividi. Non spaventarti, concediti solo calma e non forzare le decisioni. Passiamo al messaggio spirituale. La tua forza non sta nel resistere, ma nel fluire. Ricorda che la luna, proprio come te, cambia continuamente forma, ma resta sempre la stessa, meravigliosa, potente, indispensabile. Fidati del tuo ritmo. Non devi dimostrare nulla a nessuno. La tua vulnerabilità è il tuo più grande atto di coraggio. E ora passiamo per te, amico del segno del Leone. Vedremo come andrà il tuo mese di aprile 2026, vedremo il focus, vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, e vedremo le date da gestire e le date favorevoli. E infine un breve messaggio spirituale per l'anima. Amico del Leone, la tua parola chiave è il ritorno al centro del tuo splendore. Amico del Leone, aprile è il mese in cui senti il richiamo della tua natura più regale. Senti che c'è una tensione creativa che ti muove. È come se avessi passato l'ultimo periodo a sistemare le quinte del palcoscenico e ora finalmente sei pronto ad entrare in scena. Il cielo ti chiede di non aver paura della tua luce. Non è arroganza, è la tua essenza. C'è una nuova energia che ti attraversa e ti chiede di armonizzare il tuo bisogno di essere visto con una nuova, profonda integrità interiore. Non sei più il leone o la leonessa che ruggisce per farsi notare, ma quel magnifico leone che brilla perché non può fare altrimenti. Diventi proprio come un faro che illumina la notte, perché ha bisogno di essere illuminato e consapevole soprattutto. Passiamo all'amore e alle relazioni e la fiamma proprio della passione consapevole. In amore questo aprile ti sfida a portare una qualità di luce più calda e meno bruciante. Venere fino al 25 aprile sosta in Toro sul punto più alto del tuo cielo. È un transito di prestigio in cui l'amore si intreccia con i tuoi successi sociali. Vuoi un partner che sia al tuo fianco come un vero re o regina. Poi dal 25 aprile Venere entra in Gemelli, spostandosi come energia nella casa delle alleanze, delle amicizie. Qui l'amore diventa gioco, complicità e scoperta. La socialità diventa il terreno perfetto per incontri intriganti, mentre Marte fino al 10 aprile in Pesci, nella casa della trasformazione, apporta un'energia che ti spinge a desiderare delle unioni profonde, quasi fossero mistiche. Dal 10 aprile Marte entrerà in Ariete
e formerà un bellissimo trigono di fuoco al tuo sole. Qui la tua passione si espande, hai voglia di avventura, di viaggiare, non solo con la mente, ma anche con la persona che ami, esplorando magari territori nuovi insieme. Quindi qui favoriti anche la ricerca di studi superiori, una nuova ricerca della tua verità. Mentre il plenilunio del 2 aprile in su asse Ariete Bilancia cade nella casa della comunicazione e nella casa del lontano, dell'espansione mentale. È un momento potente che mette in luce come comunichi il tuo amore. La sfida è integrare le tue idee quotidiane con la tua visione nel mondo. Non lasciare che i piccoli dettagli soffochino la grandezza del tuo sentimento. Mentre avremo un bellissimo novilunio in Ariete il 17 aprile che cade proprio anche lì nella casa dell'espansione mentale, formando un bellissimo trigono di fuoco al tuo sole. È una luna quindi di espansione. Pianta qui il seme di una nuova filosofia di vita o di un viaggio che desideri fare con chi ti sta a cuore. Passiamo al lavoro e ai progetti. La tua visione prende il comando. La tua ambizione ad aprile ti è spinta da un desiderio bruciante di affermare la tua verità. Il sole fino al 21 aprile brilla nel segno dell'Ariete, formando un bellissimo trigono di fuoco al tuo sole, e qui ti rende un leader visionario. Dal 21 aprile il sole entra in Toro e si sposta sul punto più alto del tuo cielo, la 10ª casa della realizzazione, la carriera, e quindi il focus si sposta proprio sulla carriera e sulla stabilità. È il momento di concretizzare i tuoi progetti e di dare forma al tuo successo professionale. Mentre Saturno e Nettuno, entrambi in Ariete, anche qui formano un bellissimo trigono, però il transito non è mai una passeggiata. Saturno ti chiede diciamo di essere pragmatico, ti chiede di essere strutturato, responsabile, soprattutto se hai un lavoro diciamo con il lontano, in rapporto con il lontano o con persone di cultura di origine diversa, di lavorare in poche parole in maniera seria e impegnativa. Mentre Nettuno ti suggerisce di seguire il tuo sogno senza perdere la bussola, mentre Plutone in Acquario è ovviamente diciamo in opposizione al tuo Sole. Plutone lavora profondamente sulle tue collaborazioni. È tempo di trasformare i rapporti professionali, eliminando chi non è pronto a crescere al tuo fianco. Mentre Giove in Cancro lavora un po' dietro in sordina ed è una benedizione spirituale. Ti regala una protezione sottile ma molto potente. Fidati di ciò che vedi, che senti, anche se ancora non vedi i risultati materiali. Mentre Mercurio fino al 16 aprile è in Pesci, manifesta la sua energia nella casa della trasformazione. Qui le tue intuizioni lavorative sono profonde e strategiche. Mentre dal 16 aprile Mercurio passa in Ariete, quindi formerà un bellissimo trigono di fuoco al tuo Sole. Qui la tua comunicazione diventa assertiva, chiara e impossibile da ignorare. Mentre Urano fino al 26 aprile transita nel segno del Toro, sul punto più alto del tuo cielo, della carriera, è un periodo in cui possono venire dei cambiamenti improvvisi nella carriera. Potresti sentire il bisogno di rompere le regole, magari di non subire più neanche l'autoritarismo da parte dei tuoi superiori, quindi presta un po' di attenzione fino al 26 aprile.
Dal 26 aprile Urano entra in Gemelli, spostandosi nel segno amico dei Gemelli in forma di sestile al tuo Sole. Qui Urano rivoluziona la tua rete di contatti, aspettati nuovi alleati inaspettati, ma che possono essere quelli giusti e vincenti. Sono le date da segnare e le date da gestire con cautela. Le date favorevoli è il periodo favorevole, non una giornata. Il 10 aprile Marte passa in Ariete, formando un bellissimo trigono al tuo Sole. Qui la tua energia per espandere i confini è al massimo, favoriti i rapporti con l'estero, i commerci con l'estero, con persone di cultura diversa, però chiaramente Marte, sempre il signore della guerra, agire con discriminazione. Mentre il 21 aprile il Sole entra in Toro sul punto più alto del tuo cielo. È un momento ideale per consolidare la tua posizione lavorativa o di chiedere un riconoscimento. Le date da gestire con cautela, con prudenza, è il 2 aprile quando ci sarà il plenilunio su asse Ariete e Bilancia, che andranno a manifestare la loro energia nella casa della comunicazione e dell'espansione mentale. Qui potresti sentirti in conflitto tra le piccole incombenze quotidiane e il desiderio di guardare lontano, non farti paralizzare dal dettaglio. Mentre il 26 aprile Urano cambia segno, dal Toro passa ai Gemelli, e qui la comunicazione in un progetto di gruppo potrebbe essere imprevedibile. Mantieni la calma e punta sulla chiarezza. Passiamo al messaggio spirituale. Amico del Leone, la tua vera autorità non viene da quanto sei seguito, ma da quanto sei fedele a te stesso. Smetti di cercare il palcoscenico fuori. Il pubblico più importante è la tua anima. Quando la tua luce è allineata con la tua verità, non c'è ombra che possa sopravvivere. Brilla senza chiedere il permesso a nessuno. Passiamo per te, amico del segno della Vergine. Vedremo come andrà questo aprile 2026, vedremo il focus, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti e le date favorevoli e le date da gestire un po' con prudenza. Infine, un messaggio spirituale per l'anima. Amico della Vergine, aprile per te è un mese in cui senti il bisogno profondo di fare ordine, non solo sulla scrivania o negli impegni, ma proprio nel tempio della tua anima. Senti che c'è una danza sottile tra la tua mente analitica che vuole sempre controllare tutto e un bisogno viscerale di lasciarti andare alla corrente di vita. Il cielo di aprile ti chiede proprio questo, di smettere di cercare la perfezione nel fare e di iniziare a riconoscerla nell'essere. Sei in una fase in cui la tua solita prudenza sta lasciando spazio a una fiducia nuova. Non è che stai perdendo il controllo, è che finalmente stai imparando a navigare senza dover tenere sempre la mano sul timone. Passiamo all'amore e alle relazioni, l'arte di aprirsi senza paure. In amore questo aprile ti sfida a essere vulnerabile, perché è proprio lì che risiede la tua forza. Mentre Venere fino al 25 aprile nel segno amico del Toro, quindi un bellissimo trigono di terra, è un transito meraviglioso che espande il tuo modo di amare, rendendoti un po' più saggio e avventuroso. Ti senti attratto da chi condivide i tuoi valori più profondi, ovvero da chi è in sintonia con la tua visione di verità interna oppure una filosofia di vita. Poi dal 25 aprile Venere entra in Gemelli, sul punto più alto del tuo cielo, della carriera. Qui l'amore si veste di una eleganza sociale. Potresti sentirti magari ispirato a condividere il tuo rapporto con il mondo, rendendolo,
più ufficiale o semplicemente più visibile. Mentre Marte, che fino al 10 aprile è in pesci, quindi in opposizione al tuo Sole nella casa delle relazioni, manifesta un'energia che ti spinge a una fusione quasi magica con il partner, ma attenzione a non annullarti. Mentre dal 10 aprile Marte entra in Gemelli, in Ariete, scusate, nella casa della trasformazione. Qui la passione si fa intensa, viscerale, quasi magnetica. È il momento di esplorare le tue zone d'ombra insieme a chi ami, con una grinta che magari ti sorprenderà. Mentre il plenilunio su asse Ariete Bilancia, dove manifesta la sua energia nella casa dei valori, delle risorse, delle potenzialità e quella delle condivisioni, questo plenilunio, questo momento sposta la luce sul valore che dai a te stesso e su ciò che invece tieni in comune o condividi con gli altri. È la fase ideale per rivedere le tue risorse personali, che possono essere materiali e interiori, e capire se ciò che offri agli altri sta alimentando la tua crescita oppure la sta drenando. Non decidere nulla di affrettato, osserva cosa sta avvenendo a galla nel tuo intimo. Mentre il 17 aprile, con questo novilunio in Ariete, sempre nella casa della trasformazione, che è l'ottava casa, questa luna è una luna di trasformazione radicale. Pianta qui il seme di un nuovo modo di gestire l'intimità, lasciando andare vecchi schemi che ti impedivano magari semplicemente di essere te stesso. È il momento di guardare dentro le tue zone d'ombra per poterle accettare e trasmutarle, liberandoti da legami che non nutrono più la tua evoluzione. Passiamo al lavoro e ai progetti. La tua precisione al servizio del sogno. La tua ambizione ad aprile si nutre di una lucidità che non ha uguali. Il Sole in Ariete fino al 21 aprile nella casa della trasformazione ti invita a guardare sotto la superficie dei progetti per trovare le risorse nascoste, mentre dal 21 aprile il Sole si sposterà nel segno amico del Toro, nella casa dell'espansione mentale, formando un bellissimo trigono di terra al tuo Sole, e il focus qui si sposta sull'espansione. È il momento perfetto per studiare, viaggiare o portare il tuo lavoro su un palcoscenico più grande. Mentre Saturno e Nettuno in Ariete, sempre nella casa della trasformazione, ti chiedono di essere pragmatico, di avere rigore e struttura nelle collaborazioni. Saturno ti insegna a definire dei confini chiari, ben precisi, avere una struttura lavorativa solida, mentre Nettuno ti suggerisce di non perdere però la visione ideale. Mentre Plutone, che transita nel segno dell'Acquario, manifesta la sua energia nella casa della quotidianità. Plutone, come un alchimista, lavora sulla tua routine quotidiana. È tempo di rivoluzionare il modo in cui gestisci il lavoro, rendendolo magari più tecnologico o magari più semplicemente in linea con il tuo benessere, che possa essere psicofisico, mentale o anche emotivo. Mentre Giove in Cancro, nel segno amico del Cancro, forma un bellissimo sestile nella casa al tuo Sole, nella casa delle amicizie. È una bellissima notizia per la tua vita sociale, ti apre porte, conoscenze inaspettate e ti regala il sostegno di persone che credono nel tuo talento. Mentre Mercurio fino al 16 aprile nei pesci, quindi in aspetto di opposizione al tuo Sole, qui la tua comunicazione con gli altri è empatica e sottile, a volte si può dire anche un po' caotica, mentre
Dal 16 aprile Mercurio si sposterà nel segno dell'Ariete, nella casa della trasformazione. Qui la tua mente diventa acuta, veloce, quasi investigativa. È perfetta proprio come mente per risolvere dei problemi complessi. Mentre Urano fino al 26 aprile è in Toro nel segno amico, formando un bellissimo trigono di terra al tuo Sole. È un periodo di ispirazioni improvvisi e cambi di rotta intellettuale. Dal 26 aprile Urano si transiterà in Gemelli, sul punto più alto del tuo cielo. Qui Urano rivoluziona la tua carriera. Aspettati svolte inaspettate che ti possono spingere o ti spingeranno a cambiare ruolo o immagine professionale. Passiamo alle date da segnare, quelle favorevoli, quelle sono sempre molto belle. Dal 17 aprile questo novilunio in Ariete è una giornata ideale per una rinascita personale profonda, ma anche con chi ami, con chi hai vicino, una persona a cui tieni. Mentre il 21 aprile il Sole entra nel Toro, segno amico, un bellissimo trigono, e qui inizia un periodo, diciamo, splendido per iniziare un corso di studi o pianificare quel viaggio che magari sogni da tempo. Quindi avrai tempo circa un mesetto, il tempo che il Sole cambi il segno. Le date da gestire con attenzione è il 2 aprile con il plenilunio su asse Ariete Bilancia. Qui potresti sentirti un po' tesa nel gestire ciò che è tuo rispetto a ciò che è condiviso con gli altri. È un momento in cui le tue sicurezze personali incontrano le dinamiche profonde dello scambio. Sii fermo nel difendere il tuo valore e gentile nel lasciare andare ciò che invece non ti appartiene più, quello che tu senti. Mentre il 10 aprile, anche qui è una data da gestire, un periodo da gestire con cautela, Marte entra in Ariete, nella casa della trasformazione. Potresti vivere un periodo di forte intensità emotiva. Cerca di non reagire a un impulso oppure a una provocazione. Passiamo al messaggio spirituale. Amico della Vergine, la perfezione che cerchi non è un traguardo, ma un viaggio. Smetti di giudicare ogni tuo più piccolo errore. Sei un'opera d'arte in divenire. Quando accetterai che il caos fa parte dell'ordine del cosmo, troverai finalmente quella pace che solo la tua anima sa regalarti. Sei meravigliosa così come sei. Non cambiare di una virgola. Eccoci arrivati alla fine di questa intensa prima parte dedicata ai primi segni dello zodiaco. Abbiamo analizzato energie profonde e passaggi chiave per questo aprile 2026, ma ora il nostro viaggio nel cielo non finisce certo qui. Prima di passare alla seconda parte, vi chiedo un piccolo gesto per sostenere il mio lavoro e la nostra community. Iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche, così sarai sempre aggiornato su ogni mio nuovo approfondimento stellare. Salva questo video nella tua libreria per poterlo riascoltare nei momenti del mese in cui avrai bisogno di una guida, e condividilo con i tuoi amici o con chiunque abbia il sole o l'ascendente nei segni che abbiamo appena visto. E ricordo anche la luna, che è un fattore molto importante a livello emotivo in un altro segno zodiacale. Andate a guardare quelle guide corrispondenti. Inoltre ti ricordo che sono a disposizione proprio le guide astrologiche per tutto il 2026 con date ben precise del passaggio dei pianeti, e lo metterò nel primo link in descrizione come commento. Quindi un piccolo passaparola stellare è sempre il regalo più bello. Se, diciamo,
vi ringrazio di cuore per essere stati qui con me e un abbraccio luminoso e ci vediamo nella seconda parte. Nel frattempo, un augurio stellare ai primi segni per uno splendido 2026. Un arrivederci, a presto da Caterina.